Ciao, io sono Luigi Melacarne e oggi ti parlo di come svolgere tante attività con il regime forfettario e una sola partita IVA. Come dicevo nell'introduzione del video, avere tante attività, o meglio svolgere tante attività, è abbastanza diffuso nei titolari di partita IVA e ovviamente anche per chi si trova nel regime forfettario non è ovviamente esentato dallo svolgere più lavori con la stessa partita IVA. Capita infatti molto spesso che chi si rivolge al mio ufficio per aprire la sua nuova partita IVA mi chiede: posso svolgere anche un'altra attività con la mia partita IVA? Oppure magari dopo averla aperta, dopo qualche mese, mi fanno la stessa identica domanda: posso svolgere un'altra attività? I dubbi molte volte vengono soprattutto quando un cliente si trova nel regime forfettario. Con questo video cerco di farti capire come fare per non superare il tuo limite con il volume d'affari quando sei nel regime forfettario, soprattutto se hai intenzione di svolgere più di un'attività. Quando si ha più di un'attività si dice in multi-attività. Puoi avere tante attività anche nel caso in cui una di quelle è esclusa dal regime forfettario? Molte persone sono confuse perché quando sono nel regime forfettario ed hanno o vogliono svolgere più attività, magari una di quelle attività è esclusa dal regime forfettario. Devi infatti sapere che non tutte le attività possono rientrare nel regime forfettario. Ti faccio un esempio. Prendiamo per esempio un professionista, per esempio, che ne so, un architetto che si trova nel regime forfettario e vuole anche svolgere una seconda attività, magari quella agricola. Per l'attività agricola, quando si supera il regime di esonero come imposto dalla legge, non è possibile applicare il regime forfettario. Questo vuol dire quindi che l'architetto non può stare nel regime forfettario nemmeno per la sua attività di architettura. Quindi lo svolgimento di due attività, di cui una esclusa dall'applicazione del regime forfettario, preclude l'agevolazione anche per l'altra attività. Titolari di partita IVA con multiattività. Quando si apre la nuova partita IVA, nel modulo telematico che bisogna inviare all'Agenzia delle Entrate, bisogna per forza indicare il codice ATECO riferito all'attività che si vuole svolgere. Ho già parlato del codice attività o dei codici attività in altri miei video. Potrebbe però capitare di dover svolgere più attività, come per esempio un negozio che vende accessori per la casa ma vuole anche vendere dei vestiti. Ecco allora che nel modulo da inviare all'Agenzia delle Entrate bisognerà indicare il codice attività ATECO che identifica i due tipi di attività svolti, quindi quello di vendita di accessori per la casa e quello di vendita dei vestiti. Come ho già detto finora, anche per chi si trova nel regime forfettario può avere più di una attività. Bisogna però controllare alcune cose e più precisamente bisogna vedere di non superare determinati limiti. Ci sono fondamentalmente due cose da controllare. La prima, bisogna verificare il limite annuo massimo dei ricavi che non deve essere superato per restare nel regime forfettario. La seconda è se poi bisognerà poi determinare il reddito imponibile per il calcolo delle tasse, o meglio,
dell'imposta sostitutiva, visto che stiamo parlando di regime forfettario. Ora vediamo più in dettaglio le regole che riguardano la permanenza in caso di multi-attività nel regime forfettario. Limite dei ricavi per chi è in multi-attività nel regime forfettario. Dal 2019 il limite dei ricavi che un titolare di partita IVA che si trova nel regime forfettario non deve essere superiore a 65.000 euro all'anno. Inoltre, questo limite dei 65.000 euro nel primo anno di attività deve essere rapportato ad anno, calcolando i mesi effettivi di lavoro. Fortunatamente hanno cambiato questo limite nel 2019, perché fino al 2018 il limite dei ricavi era legato al codice Ateco, quindi al codice attività. Quindi, come ho già detto, dal 2019, anche se sei in multiattività, il limite massimo dei tuoi ricavi rimane sempre 65.000 euro all'anno e questo limite si riferisce ovviamente a tutte le attività lavorative che svolgi. Ovviamente riferito alle attività lavorative legate alla tua partita IVA. Poi al tuo limite massimo di 65.000 euro verrà calcolato un coefficiente di redditività, quindi una percentuale. E ti faccio un piccolo esempio, 3 piccoli esempi per farti capire quello che sto dicendo. Per esempio, per chi si trova nell'industria alimentare o delle bevande, sempre il 65.000 euro, il coefficiente di redditività è del 40%. Oppure chi si trova nel commercio all'ingrosso o al dettaglio, il coefficiente è del 40%. Stessa cosa vale per chi è nel commercio ambulante di prodotti alimentari e delle bevande. Anche qui il coefficiente di redditività è del 40%. Come fai a controllare i ricavi massimi quando sei in multiattività nel regime forfettario? Se sei un titolare di partita IVA nel regime forfettario e sei in multiattività, devi controllare una volta ogni 3 mesi almeno di non aver superato il limite massimo dei ricavi. In pratica devi semplicemente controllare di non aver superato i 65.000 euro. Ora vediamo cosa succede se superi il limite dei ricavi durante l'anno. Nel vecchio regime dei minimi, quando i ricavi incassati nell'anno erano superiori a 45.000 euro, si veniva esclusi dal regime immediatamente, anche durante l'anno. Inoltre, il titolare di partita IVA nel regime dei minimi era obbligato a versare l'IVA su tutte le fatture di vendita che aveva fatto durante l'anno quando si trovava nel regime dei minimi e per le quali non aveva calcolato l'IVA sopra. Nel regime forfettario, fortunatamente, se si supera il limite dei ricavi di 65.000 euro, allora si uscirà dal regime solo l'anno dopo. Questo anche quando la soglia dei ricavi incassati sia superiore al 50% dei ricavi. Quando si esce dal regime forfettario, il titolare di partita IVA dovrà fare alcune operazioni come per esempio addebitare l'IVA ai suoi clienti, poi dovrà fare le fatture elettroniche, dovrà anche tenere i registri contabili, dovrà fare l'esterometro se acquista dall'estero e poi dovrà calcolare l'IRAP se la sua attività è soggetta a quella tassa. Ovviamente tutti questi adempimenti non sono previsti nel regime forfettario. Come si calcola
il reddito in multiattività? Se anche tu sei in multiattività, ora ti spiego come calcolare il tuo reddito che poi verrà tassato e poi dovrà essere inserito in un particolare quadro della dichiarazione dei redditi che si chiama quadro LM. Nel quadro LM del modello unico, tutti i titolari di partita IVA che si trovano nel regime forfettario devono indicare tutte le attività esercitate inserendo dentro ogni riga il codice Ateco di ciascuna attività. Poi bisognerà inserire, riferito ovviamente ad ogni attività, il totale delle fatture emesse ai clienti. Quindi uno dei miei consigli è anche quello di tenere separate le fatture, oppure sarebbe meglio indicare su un foglio di Excel il totale di ogni fattura suddiviso per tutte le attività svolte. Poi bisognerà fare anche una piccola distinzione, e sono sostanzialmente due. Se svolgi attività dello stesso settore, dovrai compilare un solo rigo nella dichiarazione indicando il codice Ateco dell'attività principale e il totale di tutti i ricavi incassati. Questo vuol dire che tutte le attività che fanno parte dello stesso gruppo di codice Ateco e quindi sono dello stesso settore lavorativo avranno alla fine lo stesso coefficiente di redditività, cioè la stessa percentuale di calcolo. Il secondo controllo da fare riguarda il fatto che se svolgi attività in settori diversi. In questo caso bisognerà compilare nella dichiarazione dei redditi una riga diversa per ogni tipo di attività. Infatti, ai diversi codici Ateco corrisponderà un diverso coefficiente di redditività, come ho già spiegato prima. Prendiamo ad esempio un architetto che svolge anche attività di commercio di vendita al pubblico. In questo caso, quindi, l'architetto dovrà compilare due righe diverse indicando dentro ogni riga tutti i ricavi delle fatture emesse ai clienti. Alla fine, nel quadro LM della dichiarazione dei redditi, risulterà il reddito imponibile al quale applicare l'imposta sostitutiva del 5% o del 15%, a seconda che l'attività sia iniziata prima o dopo i 5 anni. Ora ti do il mio consiglio finale. Prima di aprire una partita IVA in regime forfettario, nel caso in cui tu decida di svolgere più attività, ti consiglio sempre di valutare molto bene eventuali cause di esclusione per non rischiare di farti trovare impreparato, oppure nel caso in cui poi sarai obbligato ad uscire dal regime. E soprattutto ti conviene anche fare un piccolo calcolo stimato dei tuoi compensi o, per capirci, delle fatture che farai poi ai tuoi clienti. Grazie per avermi guardato e ti ricordo di iscriverti al mio canale di YouTube, di seguirmi su Instagram e di visitare il mio sito internet. Così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità che riguardano la tua attività da imprenditore o da libero professionista. Ti aspetto! Ciao! I'm better.